Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare della famiglia Donovan? Si tratta di una storia davvero agghiacciante accaduta nel 1974 ad una famiglia del Connecticut. In questo caso di infestazione incontreremo nuovamente i famosi demonologi, i coniugi Warren, di cui ho fatto anche un video sulla loro vita e sui loro casi più famosi che trovate all'interno del mio canale. Ad un certo punto la famiglia Donovan dichiara di essere stata vittima di terribili eventi paranormali all'interno della loro casa. Una presenza oscura e maligna li avrebbe presi di mira, talmente potente che gli stessi Warren lo classificarono come il più forte attacco demoniaco con cui avevano mai avuto a che fare in oltre 50 anni di carriera. Violenti poltergeist, colpi alle pareti, levitazione, un vero inferno. Scatenato secondo loro dall'uso di una tavola Ouija. Ma amici, prima di iniziare iscrivetevi subito al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video se siete appassionati come me di paranormale, mistero e storie true crime. Ma adesso iniziamo. Siamo ad ovest di Hartford, in Connecticut, del 1970. La famiglia Donovan è composta da Helen e Todd Donovan e i loro figli adolescenti Patty e Brian. È una famiglia piuttosto tranquilla, ben vista dal vicinato, parecchio religiosi, vanno regolarmente a messa e vivono in un quartiere considerato da molti un vero paradiso terrestre. Ted e la moglie sono due genitori molto severi che tengono praticamente sotto controllo i loro figli. I ragazzi infatti non hanno molti amici e devono seguire in casa delle regole molto rigide. Tutto questo li fa sentire un po' diversi dagli altri coetanei, specialmente Patty, che praticamente non ha una vita sociale e questa cosa la fa sentire sempre più triste e sola. Passa il tempo e nel 1973 la ragazza diciottenne è ormai in un limbo di solitudine. Decide un giorno di acquistare una tavola Ouija. Non si sa per quale motivo prende una decisione simile, forse il fatto di sentirsi sempre sola, diversa, incompresa, fa scattare qualcosa nella sua testa. Se non riusciva a comunicare con i vivi, avrebbe potuto comunicare con gli spiriti e magari tramite quell'oggetto poteva anche trovare un amico con cui confidarsi e così lo fa. Acquista una tavola Ouija e la porta a casa. Dopo aver ricreato nella sua stanza l'atmosfera giusta, spegnendo le luci e accendendo alcune candele, prende la planchette e la appoggia sulla tavola. Appoggiandoci due dita sopra, pone la prima domanda. C'è qualcuno qui con me? Aspetta qualche istante e poi, incredibilmente, qualcosa accade. La planchette sotto le sue dita si muove e arriva inaspettatamente una risposta. Sì. Patty è davvero scioccata perché un conto è immaginarsi di poter creare una conversazione con uno spirito. Un altro è che questa cosa accada realmente e che poi le cose vadano anche oltre ogni sua aspettativa. E da qui per Patty inizia una sorta di routine. Tutti i giorni, quando torna a casa, conversa per oltre un'ora con questo spirito nella sua stanza. Lo spirito di quello che lei crede essere un giovane uomo, un ragazzo morto in un tragico incidente, che le racconta tutta la sua tristezza per non aver potuto vivere e la solitudine. Ed è questo che li accomuna, la solitudine. Lo spirito inizia persino a corteggiarla, le fa dei complimenti sul suo aspetto fisico, le dice che è la ragazza più bella del mondo e incredibilmente riesce a farle anche una promessa, e cioè che sarebbe arrivato presto il giorno in cui l'avrebbe sposata. E qui Patty è davvero fuori di sé dalla felicità per questa dichiarazione d'amore così importante ed è da qui che inizia a pensarlo proprio come il suo fidanzato. La sua vita è talmente vuota che quell'essere diventa il fulcro di tutto e Patty non si sofferma neanche un secondo a pensare che forse tutto quello che le stava succedendo non era normale. Come avrebbe mai potuto sposarsi con quell'entità? Non pensò che forse la stava ingannando, puntando sulle sue fragilità, dicendole quello che voleva sentirsi dire o quello che aveva bisogno di sentirsi dire, o che magari era solo la sua mente che le stava giocando dei brutti scherzi.
No, assolutamente. Tutto questo anzi va avanti per oltre un anno, arrivando ad instaurare una sorta di relazione segreta e a confidargli tutti i suoi segreti più intimi e profondi. Il tempo passa, è il 1974 e Patty ha 19 anni. È sempre più felice come non lo era mai stata. È convinta che la porta che ha aperto con quella tavola Ouija possa avvicinarla in qualche modo al mondo ultraterreno e magari conoscere anche qualcosa sul suo futuro. E così una sera pone proprio quella domanda al suo ragazzo, e cioè che cosa le riservasse proprio il futuro. La planchette si muove come ogni sera, fornisce delle domande, ma quella volta dà delle date esatte, e cioè che Patty avrebbe avuto 3 figli entro il 1978 e le rivela addirittura la data di nascita del suo primo figlio, cosa che poi in futuro si rivelerà anche vera. Alla ragazza però iniziava a non bastarle più quella relazione platonica. Si rendeva conto che in realtà non sapeva neanche il nome della persona di cui si era innamorata, e così una sera prese coraggio e glielo chiese. Ma senza successo però, anzi, ogni volta che poneva quella domanda, Patty si rendeva conto che lo spirito cercava di sviare sempre il discorso, e infatti non glielo rivelò mai il suo nome. Ma Patty era sempre più curiosa, così una sera del 2 marzo del 1974 fece un'altra domanda allo spirito, chiedendogli una cosa che non aveva mai osato chiedergli, e cioè di manifestarsi davanti a lei, perché voleva almeno vedere che aspetto avesse il suo fidanzato. Ma anche lì nessuna risposta. Anzi, lo spirito chiuse subito la seduta, andando ai saluti, come se fosse disturbato da tutte quelle assillanti richieste. Patty è molto delusa. Quella notte passa, ma non si rendeva minimamente conto che forse c'era qualcosa che non andava. Si addormenta, non immaginando neanche quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Al mattino seguente, infatti, capita una cosa molto strana. La macchina del padre non si mise in moto quella mattina, e quando Ted decise di prendere quella della figlia perché doveva recarsi al lavoro, si rese conto con sgomento che neanche quella partiva. Decise quindi di contattare il meccanico del posto, che gli rivelò qualcosa di davvero inquietante, e cioè che le 2 auto erano state manomesse. Fili e cinghie erano state tagliate, le candele svitate e alcune parti del motore erano state addirittura smontate. Erano davvero scioccati da tutto ciò, perché non riuscirono neanche minimamente ad immaginare chi potesse avercela con loro così tanto da procurargli un danno simile. Quella fu la prima notte in cui i Donovan sentirono dei piccoli e continui colpi alle pareti esterne della loro casa, e da lì in poi iniziarono a verificarsi dei fenomeni talmente inspiegabili che non riuscirono mai a controllare. Il campanello sul retro fu strappato dal muro, gli alberi del loro giardino vennero sradicati dalle radici e sparsi per il cortile e il vialetto di casa, e un tubo di ghisa dell'impianto idraulico venne ripiegato su se stesso formando un angolo di circa 90 gradi. Ted cerca invano di trovare una spiegazione razionale a quanto gli stava accadendo, e così si convince che forse dietro quegli atti di vandalismo c'erano dei ragazzi del vicinato che forse gli stavano facendo degli scherzi e che prima o poi si sarebbero stancati. Ma la mattina dell'8 marzo, dopo aver fatto riparare le loro auto, Patty trova la ruota della sua automobile completamente squarciata, forse da un coltello. E tutta questa storia va avanti per circa 2 settimane di fila. Ogni volta che fanno riparare la gomma, puntualmente la ritrovano squarciata, fino a quando non decidono di chiudere l'auto di Patty in garage. Ma anche lì, ogni volta che al mattino la vanno a riprendere, trovano l'auto con la gomma a terra, e tutto questo stava diventando davvero insopportabile. Oltretutto erano molto spaventati, temevano che chi c'era dietro questi eventi potesse arrivare a spingersi oltre, magari aggredendo fisicamente qualcuno di loro. In tutto ciò Patty non era più riuscita a mettersi in contatto con il suo fidanzato, perché ogni volta che
cercava di contattarlo tramite la tavola Ouija, la planchetta andava direttamente al goodbye, ai saluti, e questo da quando gli aveva chiesto di manifestarsi. Dopo tutti quei fatti, Ted decide di rivolgersi alla polizia, ma non c'erano gli indizi per poter aprire un'indagine. Allora questo fece pensare a Ted e alla moglie che forse dietro quegli avvenimenti ci poteva essere il figlio Brian con i suoi amici. Decisero quindi di interrogarlo, ma quel giorno il ragazzo si arrabbiò così tanto da urlargli contro per poi correre a chiudersi in camera sua. E fu lì che sentirono arrivare dall'interno della loro casa un boato terribile. Un rumore talmente forte da farli saltare in aria terrorizzati. Arrivava dal corridoio e quello che si trovarono davanti fu davvero sconcertante. Sul muro c'era un buco di circa 3 centimetri e i bordi frastagliati indicavano che era stato fatto dall'interno. Ted ed Ellen pensarono subito che forse Brian, preso dall'ira, aveva scagliato un pugno contro la parete. Quella notte nessuno di loro chiuse occhio, non solo per quanto era accaduto quel giorno, ma anche perché sentirono colpi alle pareti e rumori di graffi all'interno della loro casa. Pensate che la notte tra il 20 e il 21 marzo Ted trovò anche le valvole dei termosifoni svitate e ogni volta che le riavvitava puntualmente le trovava allentate. Un giorno chiamò anche il tecnico pensando che magari erano difettose, ma niente, se le ritrovava puntualmente a terra. Dietro tutta quella faccenda ormai era certo che ci fossero i suoi figli ed era veramente in preda alla rabbia e alla frustrazione perché non li aveva mai colti sul fatto. Perciò un giorno, fortemente esasperato, gli urlò contro, incolpandoli di tutto, ma i ragazzi negarono con tutte le loro forze che avevano a che fare con quanto stava accadendo. Pensate che la sera del 31 marzo, intorno alle 22, accade qualcosa di davvero terribile che metterà in discussione ogni pensiero razionale dei Donovan. Mentre Ted ed Ellen si trovavano nella propria camera da letto a guardare la TV, le luci iniziarono ad accendersi e spegnersi per 3 volte di fila. E non solo, anche la TV iniziò a spegnersi ed accendersi da sola. Perché la cosa incredibile doveva ancora arrivare. La cassettiera all'improvviso iniziò a levitare in aria, facendo avanti e indietro per tutta la stanza. I coniugi erano davvero terrorizzati da quanto stava accadendo proprio sotto i loro occhi. Ma non era tutto, anche la sedia con alcuni abiti sopra iniziò a levitare per aria per poi cadere violentemente a terra con tutti i vestiti. Sentirono anche dei forti colpi sul tetto e il miagolio di un gatto, simile però al pianto di un bambino, di un neonato, non era molto chiaro e tutto questo andò avanti per tutta la notte. La mattina seguente era il 1° aprile e gli eventi non si placarono affatto. Anzi, iniziarono ad un certo punto cadere dei sassi grossi come palline da golf sul tetto della casa, facendo un baccano terribile, e continuarono a cadere per oltre un'ora anche sotto lo shock degli agenti di polizia che erano giunti sul posto. Pensate che furono proprio loro a consigliare ai Donovan di rivolgersi ad un prete per far benedire la loro casa, perché secondo gli agenti erano vittime di fenomeni paranormali e loro non potevano fare nulla per aiutarli. Dopo un'intera giornata a piovere sassi sul tetto, anche gli oggetti in casa iniziarono a levitare per aria, cadendo per terra o andando a sbattere contro i muri. Sotto gli occhi di curiosi agenti di polizia e vicini che si erano recati lì dentro e che furono testimoni di qualcosa di davvero sconvolgente. A quel punto Ted decise di chiamare un parroco per far benedire la casa, ma quando il sacerdote arrivò lì dentro, tutti i fenomeni si fermarono all'improvviso. L'uomo pensò subito che in famiglia ci fosse qualcuno disturbato di mente, infatti consigliò ai Donovan di recarsi immediatamente da un medico. Ma quando il parroco andò via da quella casa, gli eventi paranormali ricominciarono più forti di prima. Quel giorno Ted arrivò anche tardi al lavoro e, in preda allo sconforto, alla paura e con gli occhi iniettati di sangue perché ormai non riusciva più a chiudere occhio da tempo, si confidò con il suo datore di lavoro. E l'uomo
che gli credeva ciecamente perché sapeva che persona avesse davanti, gli indicò subito due nomi. I famosi demonologi, i coniugi Warren, ma Ted non li aveva mai sentiti nominare, forse perché all'epoca non erano ancora molto famosi, lo diventeranno qualche anno più tardi. Secondo il suo datore di lavoro avevano indagato e risolto molti casi simili al suo. I coniugi Warren, a detta loro, avevano indagato su oltre 10.000 casi di infestazione, moltissime volte con l'aiuto della chiesa. Ed era un demonologo e Lorraine una medium e chiaroveggente. Ho fatto un video su di loro, se volete lo trovate qui sul mio canale, andatelo a vedere. I Warren guadagnarono soprattutto dando lezioni nei college, concedendo in licenza le loro storie per film o libri, lavorando come consulenti per alcune pellicole, ma mai chiedendo denaro alle famiglie che cercavano di aiutare. I Warren sono stati e sono ancora oggi oggetto di molte controversie. C'è chi crede in loro, c'è chi invece ritiene che siano solo dei ciarlatani. Ted non li chiamò subito però, anzi volle provare qualcos'altro. Comprò un giorno la statua di Sant'Anna e la portò a casa, ma i fenomeni non cessarono assolutamente, anzi sembravano prendersi gioco di lui, spostando la statua da una stanza all'altra. Gli oggetti continuavano a levitare e iniziarono anche ad apparire delle scritte oscene sulla porta di Brian, e questo mandò Ted fuori di testa perché era convinto che fosse il figlio ad averle scritte. Un giorno gli urlò talmente tanto contro che si calmò solo quando vide il figlio scoppiare a piangere, giurandogli che lui non c'entrava assolutamente nulla con quella storia, e glielo giurò su Dio. Nessuno riusciva più a chiudere occhio in quella casa, ormai erano all'estremo delle loro forze, tanto che decidono di soggiornare per un po' in un albergo, tentando di dormire almeno un pochino e di ritrovare quella serenità che avevano perso, ma purtroppo non fu così, perché non c'era modo di sfuggire a quell'entità. All'interno di quella stanza d'hotel le luci iniziarono a spegnersi e ad accendersi da sole, gli oggetti a levitare e i colpi alle pareti li tormentarono per tutta la notte, tanto che alcuni vicini, disturbati da tanto rumore, andarono a lamentarsi con il direttore, che andò a bussare subito alla porta dei Donovan e gli disse di darsi una calmata, altrimenti sarebbe stato costretto a mandarli via. Ted era mortificato, gli chiese scusa e gli disse che non sarebbe mai più ricapitato. Per quella notte i rumori fortunatamente cessarono, ma al mattino, quando fecero rientro in stanza dopo la colazione, trovarono una camera completamente distrutta e i loro effetti personali sparsi per terra. A quel punto il direttore fu costretto a cacciarli via. I Donovan ormai erano assolutamente certi di non poter sfuggire a quell'entità, perché non era legata alla casa, era legata a loro e quindi era inutile scappare. Era il 6 aprile quando rientrarono a casa e quello che trovarono li lasciò completamente disperati, perché all'interno era tutto distrutto. Tappeti e letti erano zuppi di liquidi vari, detergenti, liquori, profumi. Nel WC trovarono infilati addirittura degli asciugamani, i mobili erano per terra tutti rotti e sui muri c'erano bestemmie e scarabocchi, e ci volle tutto il giorno per ripulire quel disastro. Il giorno dopo era la Domenica delle Palme e il fratello di Ted, Phil, si presentò a casa loro con la sua famiglia per festeggiare quella giornata. Gli raccontarono tutto quello che gli stava capitando, ma per quel giorno non successe nulla di particolare e i Donovan erano davvero felici e increduli allo stesso tempo, perché non potevano assolutamente credere di poter passare una giornata tranquilla come una volta. Montarono anche un proiettore e Phil mostrò ai parenti le immagini di una recente vacanza con la sua famiglia in Terra Santa. Ma mentre Ted scese in cantina per andare a prendere del vino, Ellen si soffermò all'improvviso su una foto che aveva uno strano simbolo, come se fosse sovrapposta alla reale immagine, e da quel momento, esattamente in quel momento, iniziò a scorrere dell'acqua dai muri della cantina, rischiando di allagarla, e questa cosa fece andare completamente fuori di sé Ted. Il giorno dopo Ted
decise di recarsi in un monastero lì vicino e parlò con un monaco a cui gli raccontò tutto quello che stava succedendo a lui e alla sua famiglia. Lo pregò di recarsi a casa sua e l'uomo accettò subito. Quando arrivò in quell'abitazione si rese subito conto della situazione. La casa era infestata da un demone e avevano assolutamente bisogno di contattare dei professionisti del settore e gli fece il nome dei coniugi Warren. Fu così che Ted decise finalmente di contattarli dopo aver sentito per la seconda volta quel nome. I Warren accettarono subito di investigare su quel caso, ma ci sarebbero voluti 5 giorni per raggiungere la casa dei Donovan perché purtroppo loro al momento erano fuori per lavoro. 5 giorni in cui accadde di tutto. I crocifissi venivano capovolti, le immagini sacre strappate, i sassi ripresero a piovere sul tetto della casa, alcuni incastrandosi tra le tegole del tetto, altri sparendo appena toccavano il suolo. Letti e mobili continuarono a levitare e la statua di Sant'Anna veniva costantemente spostata in ogni angolo della casa. I Warren trovarono un disastro e diversi danni ingenti, ma al loro arrivo sembrava tutto tacere. Lorraine percepì subito la presenza di 4 spiriti maligni, soprattutto una. Secondo lei era talmente forte che dovette lottare contro se stessa per non scappare via da quella casa e non gli era mai successo in nessun altro caso. Mentre ispezionavano la casa, Ed fece alcune domande ai Donovan, e cioè se qualcuno avesse dei problemi psichici, se avevano acquistato dei mobili antichi, quando era iniziato tutto e se avevano mai usato una tavola Ouija. E lì Patty, in evidente imbarazzo e con un forte senso di rimorso, rispose subito di sì, che era stata lei ad usarla. Ed gli chiese subito se l'entità gli avesse mai rivelato il suo nome, ma questo non era mai avvenuto. Quindi decise di contattare immediatamente un parroco di sua fiducia, Jason, che arrivò quella sera stessa. Ed cercò di comunicare con l'entità usando il metodo dei colpi sul pavimento, sui muri, cosa che avvenne perché lo spirito gli rispose. Quando arrivò padre Jason, Ed gli chiese di benedire ogni stanza e quella cosa sembrava aver attenuato un po' la frequenza dei colpi, tanto che i Warren decisero di ripartire quella sera per del lavoro che avevano da fare, ma lasciarono con i Donovan padre Jason. Ma l'attività paranormale proseguì regolarmente. La settimana di Pasqua il demone sembrò addirittura sfidare il sacerdote, scagliandogli contro ogni oggetto. Quando i Warren tornarono trovarono padre Jason distrutto, decisero infatti di mandarlo via e di rimanere loro con i Donovan, ma con i Warren lì dentro la situazione precipitò del tutto. Urla, colpi, letti che levitavano addirittura con 3 dei Donovan sdraiati sopra. Pensate che Brian una sera era sdraiato sul letto e iniziò a levitare per aria, venendo scagliato con violenza contro un muro. Ed decise anche di sfidare l'entità e colpirlo. Infatti una cassettiera gli si scagliò contro. I Warren erano talmente sotto shock da tanta potenza e dalla frequenza dei fenomeni da chiedersi quanto la casa avrebbe retto prima di crollare su se stessa. L'unica cosa per salvare quella famiglia, secondo loro, era praticare un rito di liberazione. Cominciarono quindi a compilare i documenti e a raccogliere più prove possibili da portare alla chiesa, che era molto riluttante in queste circostanze. Se non avevano delle prove assolutamente concrete, non si sarebbero mossi per praticare un esorcismo. Per chi è interessato ho fatto anche un video su Padre Amorth che trovate qui sul mio canale, il famoso esorcista che fondò nel 1990 l'Associazione Italiana degli Esorcisti, riconosciuta anche dal Vaticano. Padre Amorth dichiarò di aver praticato oltre 70.000 esorcismi tra il 1986 e il 2007 e non riceveva mai nessuno che non fosse prima stato visitato dagli specialisti. Dichiarò infatti di essersi trovato di fronte a vere possessioni demoniache solo un centinaio di volte, mentre le restanti erano disturbi demoniaci o malattie mentali. I Warren si misero quindi all'opera e intervistarono tutta la famiglia, che era in evidente stato di shock. Oltretutto, quella cosa succedeva proprio a loro, che erano così religiosi. Ted non sopportava di avere un demone in casa ed Ellen si chiedeva com'era possibile che Dio permettesse tutto ciò, mentre Brian
aveva lo sguardo perso nel vuoto ed era evidente che aveva bisogno di aiuto, mentre Patty passava da un'emozione all'altra, dall'indifferenza all'ostilità a dei veri attacchi di rabbia, e questo fece pensare ad Ed che forse era lei la prescelta per essere posseduta, quindi andava tenuta sotto stretto controllo. I Warren però dovettero assentarsi per qualche altro giorno a causa di motivi personali e lasciarono i Donovan con padre Jason, che si rese conto sempre di più della potenza di quell'entità, perché accadde una cosa davvero molto strana. Normalmente in questi casi di infestazioni solo gli spiriti più potenti riuscirebbero a toccare i grani di un rosario, e lì quello era accaduto, perché un giorno il rosario di padre Jason levitò in aria fino ad attorcigliarsi al bracciolo di una sedia, simulando quasi uno strozzamento. E per la prima volta videro anche qualcosa. Ellen si accorse di una nebbia molto scura ed era sicura che quella fosse l'entità che stava tormentando le loro vite. I Donovan a quel punto decisero di andare a stare dai genitori di Ted per qualche giorno, ma la situazione non cambiò assolutamente, perché i fenomeni paranormali li seguirono anche lì. Il 25 aprile i Warren e padre Jason tornarono in quella casa e utilizzarono una chiave che aveva dato loro Ted di riserva. Quello che trovarono era nuovamente una casa completamente distrutta, mobili sparsi ovunque, un odore ripugnante che regnava dappertutto, liquidi versati ovunque, letti rovesciati per terra, piatti e bicchieri rotti sul pavimento. E in quel momento la casa iniziò anche a tremare letteralmente ed Ed fu sbattuto per terra da una forza invisibile. Pensate che sul braccio aveva anche 2 tagli a forma di croce. Quell'entità era veramente tanto potente e pericolosa che dovevano fare subito qualcosa, altrimenti i Donovan sarebbero morti e loro sarebbero stati perseguitati per sempre. Il giorno dopo vennero presentate le pratiche alla chiesa per l'esorcismo, che venne programmato per il 2 maggio. In quei giorni Warren dichiararono che ci fu l'inferno, perché gli eventi si fecero ancora più intensi e terrificanti, come se sapessero che di lì a poco su di loro si sarebbero scatenate altre forze. La notte prima videro anche materializzarsi la sagoma di un uomo anziano, ma alla fine quella notte passò e alle 9:30 del mattino arrivò il sacerdote, padre Rourke, che aveva già collaborato in passato con i Warren. Prima di iniziare benedì tutti i presenti e chiese a Patty di chiedere il perdono a Dio per aver evocato quell'entità. Ed era sicuro che ce ne fossero 4, 3 più deboli e poi un demone molto potente. Durante il rito Ellen vide una sagoma vicino al camino con delle corna, una coda e degli zoccoli. Padre Rourke chiese in nome di Dio chi fosse e che cosa voleva da loro. Poi gettò 2 volte l'acqua benedetta e quella sagoma pian pianino sparì, lasciando un alone rosa sul tappeto. Poi disse altre preghiere in latino e concluse l'esorcismo. Quell'attacco durò 60 lunghi giorni. Dopo l'esorcismo la vita dei Donovan tornò alla normalità. La casa era coperta da un'assicurazione, ma non coprirono comunque volutamente i danni. Brian andò al college, Patty poi successivamente si sposò ed ebbe 3 figli e i Donovan praticamente vissero lì in quella casa. Amici, questa storia, come sappiamo, ci arriva dai file dei coniugi Warren, e anche loro una presenza talmente potente che non si era mai neanche rivelata con Patty, non poteva essere altro che Lucifero in persona, o comunque un demone molto molto potente. Fatemi sapere se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, se il contenuto vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica prossima con una nuova storia. Ciao!